La tecnica drop shot prevede l'utilizzo di una lenza con uno o più ami legati perpendicolari direttamente sulla lenza, sul trave, quindi senza braccioli, e che prevede un piombo finale che può essere tramite una clip regolato a distanze diverse, sempre direttamente sul trave. È una tecnica molto redditizia quando si pesca su fondali importanti, parlo di acque dolci, quindi dai 10 ai 40-50 metri in verticale, quindi dalla barca micidiale, perché consente appunto magari in scarroccio di sondare tanta acqua. Uno dei grossi vantaggi della tecnica drop shot è che quando abbiamo fondali con melma o alghe, avendo il piombo sotto, questo consente appunto di pescare col piombo tra le alghe con l'esca rialzata rispetto al fondo. Qualora dovessimo trovare per esempio l'esca sporca o di alghe, o ci accorgiamo che ci stiamo incagliando, basterà alzare la distanza appunto tra l'esca e il piombo, in modo tale che sia sempre solo il piombo andare sul fondo e che l'esca sia rialzata. Per realizzare una lenza drop shot per la pesca del persico a 4 ami usiamo un trave io in questo caso di fluorocarbon dello 0,25 che tenga 5 kg. Io preferisco usare il fluorocarbon perché è più rigido e mi permette anche di lanciare, non solo di pescare in verticale, anche di lanciare senza aggrovigliarmi. Userò 2 tipi di ami, uno specifico da drop shot e un altro invece che non si usa normalmente, o almeno non lo so, io lo uso molto a gambo molto lungo, sempre con occhiello. Questo per magari montare esche siliconiche diverse. Bene, andiamo a realizzare la nostra lenza. Inizieremo dalla parte finale dove poi andrà il piombo a salire. Inizieremo inserendo i nostri 4 ami tutti in fila per poi legarli uno a uno. È molto importante come iniziamo a inserire l'amo. Lo inseriremo con la punta dell'amo rivolto verso l'alto, verso quindi quello dove metteremo la girella, il piombo invece dall'altra parte, quindi in questa maniera. 1, adesso io uso ami diversi, ma voi usateli tutti uguali che farete molto prima. 2, 3 e 4. Bene, inseriti i nostri ami, partiamo da 30 cm dal finale. Questo è un righello di 20 cm, quindi abbiamo un 20 e 10. Con un pennarello nero facciamo un segno sul nylon o fluorocarbon che sia, di riferimento a 30 cm. Andiamo a prendere l'ultimo amo che abbiamo inserito, lo mettiamo in prossimità del segno nero. A questo punto facciamo un loop. Fatto il loop in questa maniera, andremo a girare l'amo da dietro dentro al loop stesso 3 volte. 1, 2, e 3, non più di 3 volte, sennò poi non riuscite più a serrare il nodo, che è parecchio difficile, diciamo. A questo punto ci troveremo in questa situazione e andremo pian pianino a stringere, ecco, in questa situazione, a stringere da una parte e dall'altra. Vedete come andiamo a trovarci? Bagniamo e andiamo a serrare. Ok, e vedete che ci troviamo con l'amo rivolto verso l'alto, in questo caso pescando in verticale
In questa maniera il piombo sarà sotto, il pesce arriverà e quando mangerà si troverà il lamo e l'esca siliconica che metteremo rivolto verso l'alto. Se ve lo trovate rivolto verso il basso è sbagliato, dovete rifare tutto. Quindi proseguiamo a montare il secondo amo partendo dal basso. Calcoliamo altri 30 cm. 20, 10, andiamo a segnare col pennarello. Secondo amo in prossimità del segno del pennarello, andiamo a creare il nostro loop, hop, in questa maniera. E andiamo a inserire, a girare da dietro, inserendolo dentro al loop. 1, 2, 3. Andiamo a serrare con calma senza sovrapporre le spire. Bagniamo. E anche il secondo amo è stato montato correttamente con la punta verso la girella dalla parte della canna, diciamo, del cimino. Bene, di nuovo 30 cm, 20, 10, segniamo, terzo amo, andiamo a sistemare l'amo in prossimità del segno che abbiamo fatto col pennarello. A quel punto loop, passiamo da dietro e inseriamo nel loop. 1, 2 e 3. A questo punto pian pianino tiriamo e anche il terzo amo è inserito correttamente. Se non è proprio perpendicolare andremo un attimino a tirarlo, serrare ancora finché, ecco, che come vedete si sistema. Stessa cosa ancora per l'ultimo, quarto e ultimo amo. Bene, quindi adesso l'ultimo pezzo dove faremo l'asola per la girella. 25 cm sono più che sufficienti, 25, e facciamo la nostra asola e voilà che la nostra lenza è pronta con tutti i 4 ami, il primo rivolti verso l'alto, il secondo, il terzo e il quarto. E qua andremo poi a mettere il piombo. Ora andiamo a inserire o il grub, io uso anche piccoli gamberetti, ma insomma ognuno si può sbizzarrire. In questo caso sull'amo piccolo io metto il gamberetto, vado a inserire il gamberetto. Ecco, vedete che c'è molto amo scoperto, non importa. Ecco, tenete presente che quando il persico andrà a mangiare andrà a prendere questo, quindi non prenderà quasi mai in bocca il filo. Ecco perché a volte, anche quando attacchiamo dei lucci piccoli, a volte anche grandi, con questo sistema è difficile rompere la lenza, perché se la trova davanti e non riesce a ingoiarla. Quindi quasi sempre troveremo i persici appuntati appena appena in bocca e mai in gola, quindi è un sistema ottimo anche per il catch and release, perché non andiamo a danneggiare il pesce. Usiamo ami piuttosto grandi che piccoli, perché più l'amo è grande più facciamo selezione, più il persico non ingoia, e quindi se nel caso vogliamo rilasciarli faremo meno danni possibili. Quindi abbiamo inserito un gamberetto. Adesso invece qua ho l'amo un po' più grosso, inserisco un grub. Questo secondo me i grub a falcetto sono micidiali per il persico, bianchi o gialli. Io di solito uso bianco o giallo a seconda della stagione, bianco più d'inverno, il giallo un po' più d'estate, un giallo fluo.
Prendiamo falcetti non quelli economici, perché quelli economici la codina non vibra e non gira. Cerchiamo di prendere falcetti di marca, spendiamo qualcosa in più, se no non prendiamo niente perché non fa rotazione. Anche in questo caso montiamo, ecco, importante anche, tanti sbagliano a montare il groove, lo montano un po' a casaccio, non va montato con la coda in giù ma con la coda in su, vedete? Rispetto, cioè in questa maniera, vedete che l'amo e il falcetto sono nella stessa direzione. Uno, 2, 3 e 4. In fondo andremo a mettere il piombo drop shot. La tecnica drop shot appunto prevede che ci sia un piombo alla fine. È un piombo particolare quello drop shot, è un piombo a palla, può essere anche a pera, ha un buchino dove inserire il filo e diventa regolabile, cioè non si blocca, non si fissa in modo permanente. Basta strozzarlo, quindi se io voglio avere questa distanza tra piombo e verme, avrò appunto, lo metterò qua, ma se voglio posso cambiare, quindi basta che sblocco il filo, avvicino il piombo e lo blocco nuovamente a un'altra distanza. Questo è il vantaggio anche di pescare a drop shot. Il vantaggio oltretutto qual è? Che il piombo, immaginiamo che stiamo pescando in verticale, qua ci sarà la linea delle alghe e quindi il piombo andrà sotto le alghe, immaginiamo che qua ci siano alghe e il nostro verme si muoverà animato dal nostro vettino della canna al di sopra delle erbe, in questa maniera, e il piombo rimarrà fisso. Invece con la classica tecnica della testa piombata, cioè il piombo direttamente nel verme, il verme andrebbe sotto le alghe, quindi secondo me è micidiale per il persico ed è una tecnica assolutamente vincente pescando a grandi profondità. Parliamo per i persici dai 10 metri fino ai 30-40 metri, in verticale soprattutto dalla barca, contando però che qualche lancio anche non in verticale si può fare, come vedremo poi in pesca. Quindi questa è la tecnica drop shot a 4 ami per la pesca del persico in verticale e non solo, che io utilizzo. Ok, allora adesso proviamo drop shot con la montatura che abbiamo visto prima, che abbiamo montato. Quindi abbiamo 3 grub giallo fosforescente più un piccolo gamberetto qua. La tecnica è semplice, si lancia, quindi non solo in verticale ma anche si possono fare anche dei lanci. Io sto usando una canna apposta da drop shot, si lascia andare a fondo e dopodiché i movimenti sono svariati, però quello che rende di più è il movimento lento dal fondo verso l'alto. Se ci accorgiamo di essere saliti troppo in superficie, ricaliamo giù la lenza fino a toccare il fondo. È ovvio che man mano che recupererete la lenza verrà sempre più sotto la barca, diciamo, più in verticale. Poi si può anche dargli dei colpetti di cimino. Fino anche dei movimenti più veloci, più rapidi, a seconda. Oggi ho già visto che mangiano male, per cui sarà anche difficile prenderli.
miseria, che magnata. Ancora 2 volte glielo lascio. Bene, visto che il piombo è poco, troppo leggero, quindi andiamo facilmente a sostituirlo. Basta far così, prendiamo un altro piombo un po' più pesante, basta reinserire il filo nella clip e di nuovo serrare, via che abbiamo cambiato il piombo. Quindi oltre a poterlo fare scorrere dove vogliamo, possiamo anche facilmente cambiarli. Piombo finale che si può sganciare e mettere all'altezza che si vuole. Proviamo col piombo un po' più pesante. Cazzo! E 2. Adesso che ho spento la telecamera gli ha dato, eccolo qua, bel persicotto a drop shot. Sì. Piccolino, ha mangiato sul primo vermetto, ha anche spaccato tutto, ma è possibile. Persichetto, però abbiamo spaccato tutto. Si sa come. Ho innescato dei grub gialli, dei vermetti gialli e un gamberetto scentato, cioè con degli aromi. L'ultimo persico non so perché ho salvato il persico, l'ho rilasciato, ma ho rotto la montatura, quindi ce ne avevo una già fatta. Proviamo di nuovo. Ricambio ancora il piombo, lo metto ancora più pesante, 25 grammi, perché pescando su fondali di 10-15 metri è importante che in ricaduta il movimento sia veloce. Se abbiamo un piombo troppo leggero, l'esca va giù troppo piano e non stuzzica i persici, che spesso mangiano in caduta, in discesa. Quindi, siccome voglio che quando scenda velocemente, metto più piombo e proviamo anche così. Tale ragazzi, drop shot, bel persicone, date una bella stecca, eccolo qua, a drop shot e voilà. E via. Fortuna non ha fatto l'embolo, eccolo qua, montatura drop shot, 3 grub fosforescenti, giallo fosforescente e un pesciolino bianco, eccolo, proprio in diretta. C'è un pesce a drop shot, a scarroccio, vediamo un persico qua, guarda la cimina della canna, riesce a riprendere il cimino della canna, vedi? Vede? Eccolo che viene su dal fondo, bello anche, bel persico, ecco qua, persicotto del Garda preso drop shot con un piccolo worm giallo fluo e via in acqua.